like a Hellcat. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io mi chiamo Alessandro e stasera vi parlo di Firestarter. Lo sapevate che è uscito Firestarter, il remake della opera dell'84, in Italia chiamata, non si sa perché, Fenomeni paranormali incontrollabili, che poi è nient'altro che la trasposizione cinematografica della famosa novella di Stephen King, Firestarter. Hanno fatto un bel lavoro? Ve lo dico subito, no, assolutamente, hanno fatto una cagata, peggio di quella dell'84, dove almeno avevamo attori del calibro di Drew Barrymore che interpretava la bambina, avevamo attori come Charlie Sheen, avevamo attori come George C. Scott e anche la Lockhart, che era famosa per T.J. Hooker, che poi successivamente si è chiamata per questo film e ne ha fatti tanti altri successivamente. Qui abbiamo il buon Zac Efron che a forza di pettorali villosi cerca di farsi spazio all'interno del film, che però lascia veramente il tempo che trova. La storia penso la conoscete tutti quanti. Ci sono due genitori, Andy e Vicky, che vengono sottoposti a degli esperimenti quando sono giovani, perché hanno poteri paranormali, si sottopongono ad esperimenti per potenziare questi poteri, si innamorano, hanno questa bambina che di fatto eredita i poteri di entrambi, quelli della madre, che sono la telecinesi, sostanzialmente sposta gli oggetti con il pensiero, e soprattutto quelli del padre, che addirittura attraverso gli occhi, attraverso lo sguardo, riesce a condizionare mentalmente le persone al punto di costringerle addirittura a spararsi fra di loro, piuttosto che a smettere di respirare, come succede durante il film quando cercano di portarle via la bambina in un flashback. E nella contemporaneità lui è un mental coach sostanzialmente, quindi si inventa questo lavoro per il quale basta una sola seduta con una persona, la fissa negli occhi e le dice: da questo momento in poi smetti di fumare, smetti di bere, rimetti a posto la tua vita, comportati bene. La persona immediatamente cambia personalità, smette di fumare, di bere, si mette in riga e quindi esce via soddisfatta. Con una sola seduta le è cambiata l'esistenza. Sembra facilissimo, sembra bellissimo, ma in realtà lui è capace di fare questo, anche se a carissimo prezzo, perché come saprete se avete letto la novella o se avete visto il film dell'84, quando fa questa cosa con gli occhi esce lacrima sangue, perché lo sforzo mentale e cerebrale è grandissimo e mette in pericolo la sua stessa vita. Sa che la bambina che ha 11 anni comincia a prendere coscienza dei propri poteri, non li sa controllare, almeno non completamente, cerca di contenersi, più volte è sul punto di arrostire compagni di classe antipaticissimi. Fatto sta che un giorno esplode nel bagno e questa esplosione di energia fa suonare un campanello d'allarme a quelli dei fenomeni paranormali che la stanno monitorando, che la trovano e così si mettono alla sua caccia. In particolare viene incaricato di trovarla e catturarla viva un agente un po' particolare interpretato dal bravissimo Grey Eyes, che è questo Rainbird, questo agente segreto navajo con questa coda di cavallo lunghissima, che è uno dei personaggi più belli e più riusciti del film, che cerca di catturarla viva, uccidendo sua madre sostanzialmente inizialmente, e poi facendo piazza pulita di tutti quelli che cercano di aiutarla, fino a quando il padre della bambina, scusate, Zac Efron, viene catturato e portato in questo centro di laboratorio. La dottoressa cattiva dice: non c'è problema perché la figlia verrà qui a salvare il padre. Questo succede effettivamente, ma la bambina oramai è talmente potente, conscia dei propri poteri, che oramai sono quelli del padre e della madre fusi insieme, per cui si fa strada in questo laboratorio, distruggendo, bombardando, incendiando tutto, sbattendo le persone per aria, diventa inarrestabile in una di quelle che una delle scene maggiormente riuscite del film, fino a quando si trova davanti al papà, il quale le condiziona la mente guardandolo e dice: incendia tutto, distruggi tutto, me compreso, perché se non fai così ti rinchiuderanno in una cella per sempre per studiarti e per analizzarti. Lei purtroppo non può fare altro che obbedire agli ordini del padre, che ha questo potere mentale terrificante e di fatto assolutamente invincibile, anche da parte della figlia, che incendia il padre con la dottoressa, con il laboratorio e con tutto, per esplodere tutto per aria, fino a quando fuori viene rintracciata da Rainbird, che la prende in braccio e se la porta via, in quello che è un finale molto molto toccante, la scena forse più bella di tutto il film, che ripeto lascia un po' a desiderare. Perché? Perché gli attori sono assolutamente fuori parte, perché dimostrano di non crederci in quello che stanno facendo, assolutamente. Io addirittura ho l'impressione, guardatevi il film, che quando Zac Efron produce il suo massimo sforzo in queste scene in cui usa il suo potere mentale, quindi lacrima sangue, ha questo ghigno
sul volto, come a dire: guardate che stronzata sto facendo, guardate che cazzate mi stanno facendo fare in questo ruolo che non significa niente, e quindi di fatto sminuisce visivamente quello che è il personaggio forse più importante di tutto il film, quello che avrebbe dovuto insegnare alla bambina a usare i propri poteri, e non lo fa, e non si capisce perché. C'è questo buco di trama enorme. La madre dice insegnale a usare i poteri e non lo fa e viene uccisa. Il padre non si decide mai, gli altri non arrivano a farlo, quindi questo, diciamo così, c'è questo buco di trama terrificante, così come è terrificante le pause che si prende il film, che già ha una durata breve ed è anche molto molto lento, degli strappi che avvengono soltanto in alcuni punti, con delle scene molto belle, tipo per esempio quelle in cui la bambina incontra i tre ragazzi in bicicletta, che è una citazione di Stranger Things, tra l'altro costringendoli mentalmente a dargli il cibo, a dargli i vestiti, a dargli la bicicletta, anche molto comica, devo dire, e azzeccata quella scena, devo essere sincero. Però ripeto, a parte un Zac Efron che ci mette un po' del suo, ma la Sydney Lemon assolutamente non ci mette niente. La bambina, che è la piccola Armstrong, che ha già 4-5 pellicole alle spalle, da cui diversi horror, dimostra di essere nel personaggio forse anche più della Barrymore dell'epoca, però in realtà non è che lasci chissà quale segno, così come non lascia il segno, e mi ha deluso molto il regista, che è Kate Thomas, che è stato esaltatissimo per il suo debutto Kate Vigil. L'avete visto? Avete fatto male se non l'avete visto, andatela a vedere. La storia di questo ebreo che viene pagato dal rabbino per vegliare un morto. Durante questa veglia di notte succede l'impossibile. Il film ha un incredibile impatto sullo spettatore, perché quello che succede di notte in quella casa, in quella stanza, attorno a quel corpo, ti viene incollato allo schermo per tutta la durata del film. È molto molto impattante, è molto claustrofobico. A me è piaciuto tantissimo, cosa che invece in questo film non c'è. Budget alto, attori importanti, e il film è venuto una schifezza, perché si parla di supereroi, viene anche accennata la questione: tu sei una supereroina, dice la dottoressa alla bambina, quindi si citano i supereroi e poi non si approfondische l'argomento. Così come c'è una religiosità che permea tutto il film, assolutamente inutile. Cioè, che c'entra Dio e che c'entrano le preghiere prima di mangiare? Che c'entra la preghiera per il gatto arrostito soltanto perché ti ha graffiato? Non ha senso. Cioè, sono assolutamente dei richiami privi di qualsiasi significato. Quello che prova a fare il regista è quello di impattare lo spettatore con delle scene da B-movie che vengono omaggiati in questo film sostanzialmente, come la bambina che prende fuoco all'inizio, la neonata, il gatto che viene arrostito, ripeto, perché solamente graffia la bambina, e altre cose del genere, come quella, ripeto, dei tre ragazzi in bicicletta, e la scena finale, quella, diciamo così, dell'incendio della camminata così definita nel laboratorio, e poi quella finale in cui la bambina viene portata in braccio da questo Rembert alla fine del film. È tutto da buttare. Mi sono piaciute, devo dire la verità, due cose: a parte l'interpretazione di Rembert, di Griai, molto molto bella, andatevela a vedere, perché questo personaggio è ricco di dignità culturale, di identità, di forza d'animo e di forza di volontà, che dimostra per tutto il film. Ma poi il dottore che ha inizialmente studiato i genitori della piccola Charlie è niente poco di meno che Kurt Woodsmith. Chi è Kurt Woodsmith? È il cattivo di Robocop, invecchiato naturalmente, ma io non capisco perché questo attore non venga fatto recitare più spesso ad Hollywood, perché ha una scena di 5 minuti con la dottoressa che vuole catturare la piccola Charlie, e in questa scena rende il personaggio in una maniera incredibile, fa venire i brividi e fa accapponare la pelle, perché dice la dottoressa dice: non la vogliamo catturare viva, la vogliamo studiare, la vogliamo analizzare, la vogliamo insegnare a usare i poteri. Lui dice: dovete fare soltanto una cosa con questa bambina, la dovete catturare, la dovete terminare, perché se non la terminate questa si trasforma in una bomba atomica e ci ammazza tutti, estingue l'umanità. Non avete idea del potere che ha, di quello che ho percepito io quando l'ho studiata da neonata, e immagino soltanto che cosa può essere diventata oggi a 11 anni, e posso soltanto immaginare cosa diventerà fra qualche anno. Terminatela. E questo discorso fa veramente accapponare la pelle, come lo fa lui, come lo dice lui, con i gesti che lui ha. Io ho visto il film in lingua originale, quindi con la sua vera voce. Ragazzi, è uno spettacolo. Quei 5 minuti sono per me la cosa più riuscita del film, quindi mi è piaciuto quello, così come mi è piaciuta l'interpretazione, ripeto, di Griais. Manca a farlo apposta, nel film dell'84 lo stesso personaggio è interpretato da George C. Scott,
famosissimo e leggendario attore, che è probabilmente la cosa più riuscita del film dell'84, andatevela a vedere. Quindi è strano che questo personaggio sia stato forse la cosa più messa meglio sullo schermo di tutti e due i film. Per il resto, regia zoppicante, ripeto, pause, strappi di trama, effetti speciali, lasciamo stare, fanno addirittura ridere quelli che quando la bambina esplode e dà fuoco alle cose, sembra quasi che si accende un ventilatore Dyson gigante alle spalle, diventa rossa e poi parte questa fiammata. Non rende l'idea così, cioè è estremamente, è quasi comica piuttosto che terrorifica, e questo è una grande mancanza in un film che soprattutto appunto gioca sul fatto, Firestarter, il potere della bambina di dar fuoco alle cose semplicemente guardandole e arrabbiandosi. Non rende l'idea assolutamente, così come non scoppia mai l'ira incendiando tutto quello che la circonda. Per esempio, avrebbe fatto piacere, per carità, stiamo parlando di un film che abbia dato fuoco ad un bambino antipatico che la prende per il culo dalla mattina alla sera a scuola, invece poverina dà fuoco ad un gattino soltanto perché l'ha graffiata, e ti spezza il cuore. Cioè, se devi dare fuoco a uno, dà fuoco a quel bastardo che ti prende per il culo tutti i giorni perché non c'è un telefonino, non c'è wifi a casa, da prendere con il gattino. Cioè, si sono perse tante occasioni in questo film, e addirittura alcune scelte sono imbarazzanti, per non dire tragicomiche. Quindi andatevela a vedere se vi è piaciuta la novella, se vi è piaciuto il film dell'84. Probabilmente vi piacerà anche questo, perché non hanno fatto sicuramente di peggio, ma non hanno fatto assolutamente di meglio per migliorare quello che era stato fatto nell'84, che molti definiscono una delle peggiori trasposizioni delle novelle di Stephen King. Io sono d'accordo, perché il film non vi lascia niente se non la buona interpretazione della Barrymore, che viene lanciata insieme ai film contemporanei con questa pellicola. Qui assolutamente non c'è niente da segnalare, a parte queste due interpretazioni di questi due attori secondari. Però anche questi attori secondari, tipo per esempio l'attore di colore che aiuta i fuggiaschi, il padre Zac Efron con la bambina, vengono soltanto accennate, vengono tratteggiate, non vengono approfondite, non viene dato spazio ai personaggi secondari per arricchire la trama. Questo personaggio, questo uomo di colore, ha una moglie politica seduta a letto, che non parla. La bambina entra dalla finestra e a un certo punto semplicemente entra nella stanza dove ci sono Zac Efron con questo signore e dice io so quello che è successo, tu hai ucciso tuo figlio in un incidente di macchina, tua moglie è rimasta paralizzata ma lei ti perdona. E come è successo? Cioè, non si vede lei che parla con la bambina, non si vede lui che abbia una reazione. So abbastanza bene, però ripeto, il film in sé per sé lascia il tempo che trova. Non mi voglio angustiare oltre, vi ringrazio per essere sempre più numerosi, do il benvenuto ai nuovi iscritti, invito a condividere il video, a condividere il canale, a mettere mi piace se vi è piaciuto il video, e vi do appuntamento naturalmente alle prossime recensioni. Ciao ragazzi, grazie sempre.